Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video, nuovo backstage. Sono esattamente nella location dove adesso andrete a vedere alcune foto che ho fatto a Elisa, ok, circa 3-4 settimane fa, non ricordo, eravamo proprio agli inizi dell'autunno. Allora, abbiamo utilizzato due flash di Neewer, quindi anche un setup tra l'altro tra virgolette molto economico, perché innanzitutto andiamo ad utilizzare il Q4 che è un flash molto potente da 400 watt di potenza, che ha un prezzo decisamente molto interessante perché lo andrei a pagare sotto i 400 euro, ok, alle volte è in offerta anche a 350. E come backlight un flash che ancora non te ne ho parlato, esattamente lo Z2, che è uno speedlight molto simile, ok, al Godos V1 Pro che te ne ho parlato circa 8 mesi fa. Quindi dammi un like sulla fiducia, perché credo che questo video potrebbe anche piacerti, mi aiuta ovviamente per farmi conoscere e portarti poi altri video come questo su questo mio canale dedicato alla fotografia di ritratto con l'utilizzo della luce artificiale. Lì era seduta Elisa e abbiamo utilizzato per fare queste foto due obiettivi solamente, perché non serve ovviamente utilizzare chissà cosa, soprattutto io, sapete, anzi non mi avete mai visto utilizzare uno zoom, non ne vale la pena. Quando facciamo queste foto qua lo zoom lo andremo a utilizzare solo quando andiamo a fare quelle foto dove non abbiamo il tempo di cambiare obiettivi, ok? Ovviamente mi sto riferendo a matrimoni e eventi vari. Allora, fotocamera 6700 che la utilizzo praticamente moltissimo da quando l'ho presa, mi trovo bene e a discapito proprio di una full frame non sento la mancanza, però torneremo a utilizzare sia una Sony A7C, A7C2, perché no, una vecchia Canon che non fa mai male, ok? Però per il momento, dal momento che ho anche obiettivi decisamente interessanti da farvi vedere, come quello che ho utilizzato oggi, e credo che ti farò anche una recensione, sto parlando proprio del Meiki 33 mm f1.4 con autofocus, ok ragazzi, autofocus che ti dico funziona decisamente bene, anzi dal momento che non ho fatto la recensione vatti a vedere il video del Meiki 55 mm 1.4 e praticamente sono obiettivi molto simili, ok? Poi abbiamo utilizzato una delle mie lenti preferite quando vado ad utilizzare un sensore APS-C, esattamente il Viltro 75 mm f1.2, che praticamente quando ho fatto delle foto a Elisa, quelle che appena stai vedendo in questo video, ero proprio a questa distanza che più o meno saranno una decina di metri, forse anche di più, e quindi ti devi allontanare parecchio, però ovviamente la profondità di campo che ti restituisce questa lente è decisamente molto bella, almeno a me piace molto, mi ricorda tantissimo il 135 mm f1.8 f2, ok ragazzi?
Ho utilizzato il Q4 non perché mi serviva potenza, ok, che sia ben chiaro, anche perché stiamo parlando di primi inizi di ottobre, quindi la luce è decisamente meno in base poi all'orario. Avrei potuto utilizzare anche una D200 o un Q3, ok, flash meno potente, e scattare lo stesso come ho fatto con il Q4 in high speed sync, ok. Però dal momento che lo possediamo siamo andati a utilizzarlo. È un flash che tutto sommato è abbastanza portatile, ok, molto meno della D300, questo va detto, però stiamo parlando sempre di flash decisamente potenti. Ho utilizzato il Mag Mod come modificatore, che è abbastanza interessante, non mi fa impazzire, sono onesto con voi, soprattutto per le ombre non proprio morbide come io preferisco avere sulla modella, e quindi devi stare attento, ed è proprio per quello che ti dico, io ho sempre cercato di posizionarlo innanzitutto proprio all'altezza degli occhi della modella, non troppo alto, proprio perché non volevo avere quelle brutte ombre che si formano sotto il mento, e quando vai a posizionarlo lateralmente l'ombra che si forma sul naso, che è troppo netta, a me personalmente non piace, ok, poi gusti sono gusti, ognuno fa quello che vuole. Quindi detto questo, un flash decisamente molto valido. Ti invito a vedere la recensione, perché alle volte si trova a un prezzo decisamente molto interessante e ti porti a casa un flash molto potente, che soprattutto quando verrà l'estate, quindi parliamo estate 2025, potrai scattare tranquillamente sotto il sole di luglio e di agosto. Dunque ragazzi, siamo arrivati al termine di questa prima parte dove abbiamo fatto delle foto a Elisa. Perché dico prima parte? Perché ci sarà una continuazione, perché abbiamo approfittato della location, abbiamo fatto sempre con Elisa con un altro outfit, delle foto proprio all'interno del bosco, però abbiamo utilizzato lo stesso setup, quindi quello che hai visto nel video di oggi ci sarà proprio una parte successiva dove andiamo ovviamente a utilizzare questo genere di attrezzatura e vediamo cosa otteniamo, ok? Quindi quello che posso dirti è, innanzitutto, se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti. Se il video ti è piaciuto mi farebbe piacere che tu lasciassi un like, e quindi io ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video, e molto presto proprio con la continuazione delle foto che abbiamo fatto a Elisa. Ciao e alla prossima!